Per capire l'uso del che in italiano bisogna innanzitutto comprendere cosa sono i pronomi relativi. A cosa servono? Ce lo dice il nome stesso. Si tratta di pronomi, quindi sostituiscono un nome, e relativi. Servono per mettere in relazione due frasi, unendole in un'unica frase. Vediamo subito un esempio. Non conosco quel ragazzo. Quel ragazzo lavora al bar. Non conosco quel ragazzo che lavora al bar. Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Il pronome relativo che è invariabile. In inglese si traduce con who, which, that e ricorda che si tratta del pronome relativo più frequente. Va bene per il maschile e per il femminile, sia al singolare che al plurale. Posso infatti dire: il ragazzo che lavora al bar è italiano, ma anche la ragazza che lavora al bar è italiana. I ragazzi che lavorano al bar sono italiani. Le ragazze che lavorano al bar sono italiane. Il che può essere utilizzato per sostituire un soggetto ma anche un oggetto diretto. Vediamo degli esempi. L'insegnante si chiama Rossi. L'insegnante parla e, come vedi, insegnante è proprio il soggetto della frase. Ecco come diventano insieme le due frasi. L'insegnante che parla si chiama Rossi. Facciamo ora un secondo esempio. L'insegnante si chiama Rossi. Tu vedi l'insegnante e chiaramente in questo caso insegnante è il complemento oggetto della frase. Ecco come diventa se uniamo entrambe le frasi. L'insegnante che vedi si chiama Rossi. Domanda: vorresti conoscere i 100 verbi più frequenti in italiano? E magari conoscere anche la pronuncia degli stessi? Se la risposta è sì, allora ti consiglio di scaricare questo PDF gratuito. Troverai il link nella descrizione qui sotto. Che può essere sostituito anche da il quale, la quale, i quali e le quali. Ricorda che questo avviene soprattutto nella lingua scritta. Vediamolo insieme. Anziché dire il ragazzo che lavora al bar, posso dire il ragazzo il quale lavora al bar è italiano. Al femminile singolare, la ragazza la quale lavora al bar è italiana. E al plurale, i ragazzi i quali lavorano al bar sono italiani, e al femminile le ragazze le quali lavorano al bar sono italiane. Forse ti starai chiedendo quando l'uso di questi pronomi sia necessario. Ebbene, lo è quando non è sufficientemente chiaro quale sia il nome a cui il pronome si riferisce. Sì, lo so, detta così sembra complicato, ma vediamo insieme un esempio. Ho incontrato il nipote di Laura che vive a Napoli. Ora, se leggiamo questa frase, non si capisce chi vive a Napoli, Laura o il nipote. Per chiarire possiamo cambiare la frase e dire ad esempio: ho incontrato il nipote di Laura, il quale vive a Napoli, e chiaramente in questo caso ci vive il nipote. Se invece dicessi
ho incontrato il nipote di Laura, la quale vive a Napoli, è chiaro che a vivere a Napoli è Laura. Ed ora è il momento di mettere subito in pratica ciò che hai imparato. Ti chiedo di unire le seguenti frasi. Leggiamole insieme. Ho venduto la mia auto. La mia auto era vecchia. La frase diventa: ho venduto la mia auto che era vecchia. Leggiamo anche le altre frasi. Ho telefonato a una mia amica. L'amica abita a Pescara. Il postino ha portato la lettera. Aspettavi la lettera da molto tempo. Avete preso le chiavi? Le chiavi erano sul tavolo. Sapete a memoria le poesie? Ieri avete studiato le poesie. Hanno raggiunto i loro amici. I loro amici sono in campeggio. Hai mangiato il dolce? Ho cucinato il dolce ieri sera. Luisa si è rivolta a un medico. Il medico è un famoso chirurgo. Non trovo più i documenti. Avevo lasciato i documenti in ufficio. Se ti fa piacere puoi scrivere le risposte qui sotto e ricorda che nella descrizione ci sarà anche la soluzione di questo esercizio. E se sei arrivato o arrivata fino a qui, ti chiedo di scrivere spugna qui sotto. Fino ad ora abbiamo parlato di che e abbiamo visto che si utilizza quando non ci sono preposizioni. Se ci sono delle preposizioni dobbiamo infatti usare cui. Ne parleremo in questa video lezione. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo qui, sempre su Italiano con Eli.